Ciao a tutte, oggi un progetto facilissimo come tutti quelli che in fondo io realizzo ed è alla portata di tutte. Non ci sarà il cartamodello e adesso vi spiegherò anche il perché questo progetto lo potete realizzare con le cose, con le dimensioni di qualsiasi, sicuramente di qualsiasi cosa avete a casa, un piatto per la base. Adesso vi dirò anche il diametro e che tipo di piatto ho utilizzato io per fare questo progetto. Quindi per la base dovete ritagliare due tessuti, uno tagliato in modo perfetto e l'altro anche un pochino più grande. La misura, io ho preso un piatto di questi per pizza, adesso do anche il diametro. Questo ha un diametro di 32 cm, ma va bene anche da 30 cm. Una volta ritagliato il tessuto, solo uno in modo perfetto, dovete accendere il ferro da stiro. Io già l'ho fatto, adesso vi spiego. Dovete andare a stirare sulla metà in modo tale che rimarrà la linea della stiratura ben impressa sul tessuto. Poi piegate nuovamente così e andate a stirare nuovamente per bene e poi ripiegate nuovamente il tessuto così in modo perfetto e andate a stirare benissimo. In questa maniera, aprendo il tessuto, non so se si nota, rimarranno tutte queste pieghe, tutte queste linee. Voi che cosa dovete fare? Prendete il coperchio che avete voi a disposizione. Adesso do il diametro di quello mio, questo qui. Poi in base al coperchio che trovate magari a casa, adattatelo e seguite questo procedimento. Allora il mio misura 9,5 cm di diametro. Prendete il vostro, lo misurate, poi cosa dovete fare? Vi riportate, prendete un foglio di carta e vi andate a disegnare la circonferenza del vostro coperchio. Una volta fatto sulla carta dovete piegare, ripiegare così, in questa maniera troverete il centro. A questo punto prendete la penna cancellabile ed effettuate sul centro un piccolo foro. Poi prendete il tessuto, quello dove avete realizzato tutte queste pieghe stirando. Questo l'ho fatto male, aspettate che lo segno meglio, adesso mi sto accorgendo. Ok. E dovete innanzitutto con la penna cancellabile andare a disegnare queste linee con la penna cancellabile, tutte le linee che si sono venute a formare stirando, piegando e ripiegando il tessuto nel modo in cui vi ho fatto vedere. Quindi andate a tracciare tutte queste linee con la penna cancellabile anche sul tessuto, stirandolo in quel modo avete individuato il centro. Prendete, inserite la penna all'interno della sagoma del coperchio e la fate combaciare qui sul centro della base del contenitore. A questo punto tracciate tutto il contorno e vi ritroverete così con tutte queste linee tracciate con la penna e il centro e la sagoma del vostro coperchio. Fatto questo, una volta quindi disegnato tutto quanto, prendete l'altro tessuto, che è anche più grande perché non fa nulla, la parte del dritto si dovrà vedere alle due estremità, quindi all'interno ci sarà rovescio con rovescio. Fate combaciare per bene, fermate adesso tutto intorno con gli spilli e si va ad effettuare adesso la cucitura. Una volta fermato con gli spilli, con la lunghezza del punto più corta che avete, io cucirò con lunghezza punto 2, andate per prima cosa ad effettuare questa cucitura sul disegno del coperchio che avete tracciato qui sul tessuto. Quindi andate a cucire prima qui, dopo aver cucito qui andate a cucire così su tutte le linee che avete segnato, sempre lunghezza punto 2, tensione del filo a 4, così metterò io la tensione. Quindi adesso vado a cucire prima sul cerchio e poi su tutte le linee con un punto dritto. Allora, come potete vedere, ho cucito qui, forse lo vedete meglio. Adesso che ho cucito la base del coperchio, vado a cucire su tutte le linee tracciate, su tutte quante.
Ora, dopo aver cucito su tutte le linee, andate e ritagliate l'altro tessuto e lo portate alla stessa misura del tessuto principale. Quindi vado a ritagliare e vi faccio vedere il prossimo step. Adesso prendete l'ovatta a fiocchi e andate a riempire con l'ovatta tutte queste sezioni che abbiamo appena cucito. Ripeto, questo è il metodo più facile per poter realizzare anche le tazze, le classiche tazze porta cialde, porta capsule, cambiando, ripeto, la dimensione della base e del coperchio potete realizzare qualunque cosa, anche un bel vaso, potete realizzare anche una tazzona, una tazzina facendola piccola, tutto in base al cambiando il diametro della base. Il procedimento poi, ripeto, sarà identico, cambieranno soltanto le dimensioni. Allora io continuo a riempire tutto quanto e vi faccio vedere il prossimo step. Adesso prendete ago e filo resistente, spingete per bene l'ovatta qui dove c'è la cucitura, riempite bene. A questo punto dovete bloccare, fare una cucitura e bloccare il filo e andare a cucire un punto filza tutto intorno. Io di solito, dato che l'ovatta poi scappa riempiendo, io che cosa faccio? Vado a fare, io farò un punto sopra il gitto, come viene meglio a voi, oppure un punto filza, vedete voi. Io vado a fare questa, intanto questa cucitura, mano a mano vado anche a riempire, se mi scappa ecco fuori, io mano a mano che vado a cucire vado anche a riempire così e poi cucio, vado a bloccare tutto così non esce più. Quindi vado a fare questa cucitura e mano a mano vado a riempire con l'ovatta a fiocchi, vedete così non esce. Qui mi è scappata, adesso la inserisco nuovamente all'interno e vado a fare la stessa cosa per tutta la circonferenza di questo, che per me sarà un contenitore. Poi vedremo cosa ci metterò, sicuramente lo metterò in cucina, ma va bene anche per metterlo nella stanza del cucito, mettere all'interno tante cosine, metterlo in bagno, lo potete insomma mettere dove avete più necessità, mettere magari cosine all'interno, ma sta bene anche nel bagno, non solo in cucina. Quindi io continuo, faccio questo lavoro per tutta la circonferenza e ci vediamo dopo. Adesso dobbiamo andare a rifinire tutta questa parte qui perché non è rifinita. Quindi o mettete lo sbiego oppure fate come me, tagliate una semplice striscia, non tagliate sbiego, ma con dal lato della cimosa, ritagliate questo rettangolo lungo circa 90 cm, ma è tanto perché dobbiamo rifinire questa parte qui, quindi non fate la precisa, chiaramente fatela un po' di più, all'incirca sarà 55-56 cm, io ne faccio sempre un pochino di più. Andate a stirare sulla metà e poi stirate sui due laterali e formate questa sorta di spiego, altrimenti comprate lo spiego e mettete lo spiego. Adesso decidete come volete cucire, quindi le opzioni sono tre: o incollate, mettete la colla qui e poi andate ad incollare questa parte qui. Io adesso proverò a cucirlo sotto la macchina da cucire, non so se mi verrà semplice dato che c'è l'imbottitura, oppure lo cucite a mano con ago e filo, quindi scegliete voi il metodo che più insomma preferite. Io voglio provare a cucirlo sotto la macchina, ma se mi porta un po' di impaccio mi sa che lo vado ad incollare direttamente. Quindi adesso me lo vado a fissare tutto intorno con le mollettine e provo a cucirlo sotto la macchina con lunghezza punto 2, tensione del filo a 4. Io finisco di mettere tutto lo sbrego intorno e provo a cucirlo sotto la macchina da cucire. Ragazze, mi toccherà incollare perché sotto la macchina viene veramente male. Quindi adesso ho messo la pistola a caldo, ho acceso la pistola a caldo, non appena è pronta inizio da un'estremità, metto colla e vado ad incollare qui con tanti punti di colla questa striscia su tutta la circonferenza.
Se volete potete decorare ulteriormente incollando anche del pizzo sangallo o qualsiasi altro tipo di passamaneria. Adesso vado a realizzare un bel manico da mettere qui a questo bel cestino imbottito. Allora, prendo due tessuti, come potete vedere sto usando ritagli di tessuto, non ci vuole tanto materiale per realizzare questo progetto. Allora, la mia striscia misura 45 cm per 4 di altezza. Ho preso due tessuti diversi, non vi ho detto, questa è loneta e questa è mussola, questo invece è 100% cotone. Questo è un cotone 1000 righe e questo è un cotone 100%. Metto dritto con dritto e vado a cucire sui tre lati e lascio qui l'apertura. Questa cucitura l'andrò a realizzare a 1 centimetro dal bordo sui tre lati. Dopo aver cucito questo tubolare mi distanzio dalla cucitura di 5 mm e mi vado a togliere tutto l'eccesso. Qui vado a tagliare anche gli angoli. Vado quindi a ritagliare e poi vado a risvoltare, vado anche a stirare. Dopo aver risvoltato e aperto per bene le cuciture stirando, prendo l'ovattafiocchi e vado a riempire questo tubolare, ma non riempitelo tantissimo. Deve essere pieno, ma non molto. Adesso io continuo e vi faccio vedere dopo. Adesso che ho imbottito, io qui, dato che c'è l'unione dei due tessuti, sono andata a cucire e ho messo anche un puntino di colla, ho questo bel fiorellino con il lilla, perché questa unione mi dava fastidio, quindi ho preferito metterci questa decorazione. Adesso io mi posiziono dove c'è l'unione delle due strisce a mo' di spiego, così nasconderò anche questa unione, mettendo un pochino di colla qui e mi vado ad incollare intanto un'estremità del manico. Aspetto che si asciuga e poi vado ad unire questa qui messa e centrata bene sull'altra parte del mio cestino. Che bello! E adesso andiamo a fare anche due fiocchetti decorativi da applicare qui, così nasconderemo anche dove stiamo appunto incollando i manici. Quindi penso che così è messo bene, sì, perfetto. Quindi adesso andiamo a realizzare i manici ritagliati in carta modello che trovate sempre nella descrizione del video. Ok, che meraviglia, mi piace tantissimo, guardate che bello. Allora, io ho ritagliato due tessuti, perché i fiocchi saranno due tessuti uguali per fare le code, due cerchi che hanno lo stesso diametro del tappo che ho utilizzato io per fare la base al centro del tessuto, questa qui, e due cerchi un pochino più piccoli di 1 centimetro per fare i fiocchetti, perché i fiocchetti saranno a quadretti e le code saranno a tintunita. A questo punto dovete, sia per le code che per il fiocco, mettere questo cerchio dritto con dritto. Mettete uno stillo e andate a cucire sul bordo, lasciando una piccola apertura per poter sgottare, sia per le code che per il fiocco. Lasciate una piccola apertura sulla metà, dritto con dritto e dritto con dritto. Quindi vado a cucire a 1 centimetro dal bordo questi 4 pezzi di tessuto, sia per le code che per il fiocco, quindi cucitura a 1 centimetro dal bordo e sulla metà lasciate una piccola apertura per svuotare. Allora, ho cucito, adesso lascio qualche millimetro di tessuto dal bordo e dove c'è l'apertura lascio sempre un po' di tessuto in più e mi taglio tutto l'eccesso e dopo vado a risvoltare e andiamo a formare il fiocchetto e le code, un fiocchetto un po' diverso. Vi vedete dove c'è l'apertura lasciate sempre un po' di tessuto in più, perché dopo lo dobbiamo inserire all'interno. Togliamo tutti questi fili, adesso andiamo a risvoltare. Ecco. Adesso chiudete questa apertura con un puntino di colla, così come ho fatto io, oppure cucendo a mano o a macchina. Anche perché adesso queste due estremità dovete metterle così e solo così formerete il fiocchettino a farfalla. Quindi una volta messo questo puntino di colla, fate combaciare le due parti tonde sia diciamo, delle code che del fiocchetto in questa maniera, così. Poi andate ad arricciare sulla metà. Una volta arricciata formerete la farfallina. Adesso prendo a che filo, vabbè, è già finito qua, vabbè, prendo qualsiasi ago, userò questo filo elastico, ma potete usare il filo normale, Io vado ad arricciare così senza ago,
prendete un pezzettino di filo e andate così ad arricciare con le mani sulla metà, in questa maniera, e poi formate, anche perché adesso questo, diciamo, questo giro di filo lo andiamo a nascondere con, vedete? È formato il fiocchettino a farfalla, guardate quanto è bello. Lo andiamo a nascondere con un pezzettino di tubolare, vediamo se qui ne ho un po' pronto, sì ce l'ho, quello che avete utilizzato per fare, diciamo, la rifinitura qui a mo' di sbiego, usate un pezzettino di quello che avete fatto in più. Quindi adesso mi vado ad annodare qui, ho cambiato stanza perché su fa molto caldo, quindi qui non ho tutto il materiale, ho portato proprio lo stretto necessario per poter farvi questo piccolo progetto, quindi mi sto arrangiando con quello che ho qua sotto perché su ho tanta roba ma non la posso portare giù, è una cosa momentanea, quindi ecco fatto, il fiocchettino a farfalla, guardate quanto è bello, è pronto. E poi decidete se metterlo così o così, potete metterlo anche qui, guardate che carino, magari ne fate uno in più. Quindi sempre con la colla mi vado a chiudere questa sorta di spiego e formerò l'anellino da mettere qui al fiocchetto a forma di farfalla, questa colla è simpatica. Ecco fatto, guardate che bello, rovesciato. Ok, e me lo vado ad incollare senza bisogno di cucire. Quindi un pochino di colla qui, vado un po' e mi vado ad incollare l'altra estremità qui. Ecco fatto. Volendo potete mettere anche una spilla e spillarlo qui, ma io incollerò per motivi di organizzazione che ho su praticamente tutto e mi scoccia salire. Io vi posso dare delle idee, guardate, potete metterlo sia così che così, bello in tutti e due i modi. Io lo metterò con lilla, così spezza con il quadrettino, un po' di colla qui e me lo vado a fissare qui. Guardate con poco materiale che bel cestino che abbiamo realizzato. E stessa cosa anche qui. Il tutorial è finito, un bel fiocchettino a farfalla, no, veramente bello. Ragazze, fatene tanti, di tante dimensioni, il procedimento sarà identico, l'importante è che fate il cerchio molto più grande se volete una dimensione maggiore di questa e la base sempre non superate i 10 cm, 10-12 cm, se ingrandite il cerchio il procedimento sarà identico. Che dirvi ragazzi, spero vi sia stato d'aiuto, un progetto facile e veloce da realizzare con pochissimo materiale ed è anche molto carino, molto originale. Io ci metterò dentro, adesso vediamo, posso metterci la qualunque cosa, anche nella stanza del cucito per mettere tutte le bobine qui che sono piene, non so mai dove metterle, i cassetti pieni e qui ce ne andranno tantissime. Spero vi sia stato d'aiuto, se volete cercatemi anche su Facebook, il mio gruppo privato, il cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare. A me farebbe veramente piacere vedervi. Per il momento vi saluto a tutte, grazie, un cuoricino se vi è piaciuto, una condivisione se potete e un commento che a me fa sempre piacere. Ci vedremo al prossimo tutorial. Ciao a tutte!